Ciao a tutti amici della The Family Roulotte, finalmente ci siamo, la recensione della mega veranda Viera 320 Easy Air. Non vi dirò subito il prezzo, ve lo dico alla fine, così vi tengo sulle spine. Quindi faremo un bel unboxing, così vi faccio vedere tutto quello che c'è dentro e dopo la monteremo. Siamo qua sul Monte Baldo, al camping Polsa, e quindi la proviamo direttamente sulla neve. Poi useremo comunque il riscaldatore a gasolio, che vi farò comunque la recensione anche di quello. Bene, godetevi il video, mi raccomando, se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale, mettete un bel like e attivate la campanellina. Ciao! Bene, allora apriamo la sacca. Vi dico subito che siamo sui 27 kg, è abbastanza ingombrante, nel senso che comunque vi occupa un bel po' di bagagliaio. Vi sconsiglio di metterla in roulotte perché comunque aumentate il peso, quindi tenetevela nel bagagliaio. Allora, prima abbiamo la stuoia, questa qua è data in dotazione e va posizionata sotto la veranda, e quindi questo è il primo pezzo. Qui abbiamo la veranda, eccola qua, vedete? Opa, questo qua è tutto il blocco della veranda, ecco qua. Dopo vedremo anche come montarla e da far passare sulle canaline della roulotte. Ecco, poi in dotazione vi danno anche una pompa manuale, ok? Poi abbiamo, questi sono dei cuscinetti rinforzanti, anche questi si gonfiano e vanno appoggiati nella parte alta della roulotte, della veranda, scusate, per dare più stabilità alla veranda e al tetto. Questa è la parte, il tubo per la pompa. Poi abbiamo una serie di pali. Allora, ci sono dei pali da mettere alla struttura della veranda, che sono due laterali e due invece sempre laterali però esterni. Eccoli qua. Questi qua sono, questi qua, ecco, se volete con 14 euro, ve lo dico già, potete avere questi appendiabiti. Si possono inserire, ci sono dei ganci apposta che si inseriscono davanti lì alla veranda e praticamente danno la possibilità massimo 2 kg di appoggiare magari degli appendiabiti con delle magliette, dei vestiti. Ecco, non caricate troppo perché cade, ve lo dico subito. Poi qui abbiamo il passaruota, le specie di minigonne che si mettono alla roulotte per non far passare l'aria sotto la roulotte. E qui abbiamo ancora dei pali che vengono dati, eccoli qua, altri pali che dopo vedremo come inserirli. Tutto a corredo con ovviamente una serie di picchetti da agganciare poi alla veranda per tenerla più stabile. Bene, questo è tutto il necessario. Troverete dentro un libretto abbastanza sbrigativo, devo dire, non molto diciamo specifico su come agganciare e fare e aggiustare appunto la veranda. Però un po' di pazienza, ovviamente le prime volte ci metterete quell'oretta, poi piano piano capite come montarle, sicuramente poi i tempi si abbassano, però penso che per l'inverno e per le stagioni autunnali e primaverili sia abbastanza utile. Bene ragazzi, allora andiamo a montarla e ci vediamo a breve. Bene amici, allora questa allora è la veranda, ok? Adesso la passeremo dove c'è la canalina per tutta la roulotte. Questo qua, come vedete, è la listino qua per passare, ok? Però ce n'è solo uno. Io pensavo invece ce ne fossero due, perché si poteva anche montare sul tendalino, ok? Perché c'è il passaggio anche lì. Però vabbè, noi la passiamo qua dalla roulotte, quindi la fissiamo bene bene. Ok, partiamo adesso. Questo va di là. C'è anche mio papà che ci dà una mano. Blocca lì.
e partiamo. Allora, cronometriamo, sono le 14:18, quindi vediamo quanto ci mettiamo. Questa è la seconda volta che la facciamo, Bene, adesso prendiamo la nostra pompa e cominciamo a gonfiare. Avete visto, ci abbiamo messo pochissimo, 14:18 e l'abbiamo inserita in 3 minuti. 4 minuti. Ah no, scusa, sì. Inserita? 4K. Allora inseriamo qua il tappino, perché è stato tolto perché è stata sgonfiata, e inseriamo la nostra pompa. Sì, un po' di euro, però vabbè. Oh, però dobbiamo mettere in video, Ok, vai la prima pompata. Eh sì, prima pompata che ne è da farlo. Questa parte adesso. Ok, adesso facciamo le altre 2 pompate e dopo abbiamo finito. Bene, allora abbiamo gonfiato la nostra veranda, come vedete ci abbiamo messo altri 3 minuti, forse 3 minuti, 4, fai 5, facciamo 5 minuti. Bene, adesso dobbiamo sistemarla però, quindi dobbiamo picchettarla, dobbiamo mettere i tubi e tutto quanto, ok? Adesso prendiamo il nostro picchettino, lo mettiamo qua nella neve così tiriamo il cavo. Ok, e facciamo questo anche per le altre. Dopo tutto andrebbe etichettata lì dove c'è l'agola. Cioè lì è fatta apposta, Sì, Posso mollare là però, perché sennò non ci arriva. Adesso, come vuoi. ecco, se volete usare così o appunto potete usare anche l'asola, ok, però comunque non essendoci un terreno ma ridotto si può usare anche così. Adesso prendiamo i tubi e così facciamo bene la larghezza della veranda. Bene. Ok, quindi gonfiamo anche quelli. Ok.
Bene, adesso li prendiamo e venite con me dentro che li posizioniamo. Ok, sistemati i pali, questa è l'ampiezza. Adesso sistemiamo ancora le parti laterali da sistemare col picchetto e dopo mettiamo la stuoia. Ecco, facciamo su anche questi, basta rotolarli. E due, e questi abbiamo già tutta la visione della neve. Ecco. Allora, prima di finire il picchettamento, ok, mettiamo la minigonna dentro per il passaruota, ok? Allora qua vedete c'è il passaggio, ok, quindi tiriamo qua così. Prima di fissare ancora le parti da attaccare alla roulotte, quindi con gli altri picchetti, mettiamo i pali interni, quindi andiamo a vedere dove vanno posizionati. Ok, inserito questo adattatore qui che può scorrere, ok, su e giù in modo tale da poter regolare poi l'altezza in base ovviamente al vostro camper, alla vostra roulotte e quanto è alta. Bene, adesso questi qua a punta li andiamo a posizionare invece nella parte davanti. Allora, questo sarebbe l'accessorio in più che costa 14 euro che vi ho detto, massimo 2 kg. Voi lo tenete qua, ovviamente ci potete mettere un appendiabiti, qualcosa per i vestiti, ok? Questo è un altro accessorio in più. I pali li abbiamo posizionati, quindi adesso dobbiamo solamente mettere il telo e dopo picchettiamo le parti laterali in modo tale che stiano attaccate alla roulotte. Ok, guardate qua, telo a posto. Adesso finiamo di picchettare le parti laterali e dopo piazziamo il tavolo e tutto quanto e la veranda è a posto. Sono le 15:05. Diciamo che un 40 minuti ci abbiamo messo. Okay. 50, ecco, dire papà, 50. Bene, finiamo di picchettare allora. E adesso vedete qua i bordi. Ok, ci sono già le fascette apposite, qua basta fissarle così là,
Ecco, poi potete metterle come volete. Quindi qua tiriamo un po' in modo da coprire. Tanto vento non ce n'è per adesso, quindi tiriamo giù che tanto c'è la neve, così copriamo proprio tutto. Come vedete qui ci sono altre da tirare, ecco, quindi potete mettere altre fascette per tirarvela bene. Ovviamente se sapete che c'è nevicate, vento o altre cose, per rinforzare la struttura, ok? Bene, a posto queste. Bene amici, allora come vedete alle mie spalle la veranda è stata montata, ok? Ci abbiamo messo un'oretta anche stavolta, ma perché c'era la neve, volevamo vedere un po' di non fare tante fessure. Adesso metteremo i tavoli e metteremo il cinebasto, ok? Così per riscaldare la serata. Questo è un altro video dedicato. Bene ragazzi, se avete domande... Ah, scusate, mi sono dimenticato il prezzo. Allora, questa è una Obelink 320 Air, ok? E l'abbiamo pagata 399 euro. Secondo me per 399 euro ne vale la pena, ok? Perché l'abbiamo già utilizzata e già dentro adesso col sole e siamo sulla neve si scalda molto molto bene. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, spero vi sia stato utile. Mi raccomando, se vi piacciono i nostri video mettete tanti like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Ciao a tutti e al prossimo video.